Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, ho aggiunto un punto sull'approfondimento dei merge e dei parametri, quindi ecco qua perché mescoleremo entrambe le funzionalità per ottenere questo risultato qua. Praticamente andremo a vedere dei parametri utenti volatili, quindi l'utente inserirà delle note nella nostra tabella e quando andiamo ad aggiornare il file tendenzialmente si perdono queste note, quindi con la tecnica che vi spiegherò oggi andremo ad approfondire un sistema per rendere queste note, questi parametri permanenti all'interno del nostro file. Allora, andiamo subito sul file di esempio così mi capirete meglio. Qui ho la solita tabellina di origine che può arrivare da qualsiasi fonte. Per praticità, come sempre, io la inserisco su Excel e poi la importo su Power Query per fare tutti i nostri calcoli. Quindi qua abbiamo la nostra tabellina con le città, il prodotto e il venduto. Nel sistema classico, ok, io porto questa tabellina qua su Power Query, eccola qua, e all'interno di Power Query aggiungo una colonna note perché poi voglio dare la possibilità agli utenti di inserire delle note all'interno del report. Il problema col sistema classico, quindi io aggiungo una nota su Power Query, è che se io poi devo andare a refreshare il contenuto di questa tabellina, ok, ecco che succede che io perdo tutte le informazioni che l'utente ha inserito e questo non va bene perché l'utilizzo delle note può essere interessante piuttosto che altre funzionalità che dovete inserire dei parametri qua per poi fare altri calcoli, parametri che arrivano sempre dall'utente. È sempre importante poterli salvare all'interno del nostro file. Quindi vediamo il primo risultato. Qui ho fatto il primo risultato che mantiene appunto le note. Metto anche questa dicitura qua che mi era scappata. Allora, se io qua ho inserito dei parametri, quindi delle note. Ok, se io adesso vado ad aggiornare questa tabellina qua, ok, vedete non spariscono le note, la mia origine è sempre questa e qui ho fatto un trick su Power Query in modo tale da riuscire a mantenere sempre le note. Se io cancello questa informazione qua, faccio tasto destro aggiorna, ovviamente non me la recupera, quindi devo inserirla. Però vediamo cosa succede. Se io cancello questa riga qua nella nostra origine, ok, che è appunto questa, faccio tasto destro aggiorna, ecco che qui ovviamente nell'origine è sparita la riga, mi sparisce la riga e di conseguenza anche la nota. Ipotizziamo che vado poi il giorno dopo mi ricompare la stessa riga, ok, magari con una quantità differente, non importa, aggiorno la mia tabella, ecco che ricompare la riga, però essendo che nel precedente aggiornamento questa riga è sparita, la nota la perdo, al contrario le altre che ho sempre, le mie chiavi sono sempre presenti, permangono. Quindi se perdo la nota poi non riesco più a recuperarla con questo sistema. Però già il fatto di riuscire con questo primo procedimento a riuscire a mantenere sempre le note attive, anche se io refresh appunto la mia tabellina, è già un ottimo risultato. Nell'ultima parte di questa lezione andremo a vedere una cosa un po' più potenziata, quindi andremo a mantenere anche uno storico, quindi attraverso uno storico che si autogenererà in automatico, noi andremo a mantenere le note anche se le perdiamo. Difatti vediamo, io adesso cancello questa riga qua dalla nostra origine. Io poi adesso vado qui, faccio un destro aggiorna, ok, ho perso la mia informazione. Adesso rinserisco di nuovo il record perché il giorno dopo mi è appunto tornato giù e io per la mia chiave che è città e prodotto, è la mia chiave di join, ok, voglio sempre recuperare le note che sono state inserite. Quindi adesso se io refresh, ok, ho reinserito l'informazione della mia chiave, ecco che mi ricompare la mia chiave, quindi l'informazione che arriva dall'origine, però ho recuperato anche la nota perché è presente sullo storico che si autogenera in automatico. Quindi andremo a vedere queste due tecniche qua. Bene, allora andiamo in Power Query e vediamo come fare ad ottenere il nostro primo risultato. Quindi come vi dicevo ho importato questa tabellina qua, clic sulla tabellina, dati e facciamo da tabella intervallo. In questo modo appunto importiamo la tabellina, intanto la tengo qua. Qui ho l'origine, quindi ho l'origine appunto che arriva da Excel, poi ho la formattazione dei campi e poi qui ho aggiunto il campo nota, questo per ottenere il risultato classico che è qua. Campo nota appunto aggiungi colonna, menu aggiungi colonna, colonna personalizzata e qui l'ho semplicemente nominato note e ci ho messo le virgolette in modo da creare un campo vuoto per l'inserimento delle note.
Quindi per ottenere la nostra prima soluzione, che è qua giù, che mantiene la memoria delle note, si fanno gli stessi passaggi. Quindi allora adesso questa che abbiamo appena importato da Excel test, ok? Quindi ho preso appunto l'informazione da qua, e anche qua creiamo appunto la nostra colonna personalizzata, note, e mettiamo le virgolette, diamo l'ok, aggiunta note, ok. Fatto questo passaggio, la prima cosa che dobbiamo fare è esportare da Power Query questa informazione, quindi facciamo menu home, chiude carica, carica in, e mettiamo questa informazione in Excel, quindi la mettiamo in una tabella. Andiamo nel foglio di lavoro corrente, questo, ok, e la inseriamo qua. Ecco che io qui ho inserito appunto l'informazione. Ovviamente in questo momento, se io refrescio la tabella, perdo le note, però ci serve solo per inserire qualche nota. Quindi esportiamo l'informazione e inseriamo qualche nota, perché il secondo passaggio che dobbiamo fare è prendere questo risultato e rimportarlo nuovamente in Power Query. Quindi il primo passaggio è: dalla nostra origine andiamo su Power Query e aggiungiamo la colonna note. A questo punto facciamo carica in Excel, otteniamo questa cosa. Secondo passaggio, prendiamo questa informazione, andiamo sul menu dati e premiamo di nuovo da tabella intervallo, importando questa in Power Query. Quindi facciamo un doppio import. Eccola qua. Ovviamente quando la tiro su si assomiglia, qui mi ha messo un underscore. Io questo potrei chiamarla ad esempio post process. Ok, adesso ottimizziamo la nostra tabellina e teniamo solo le informazioni che ci interessano. Quello che ci interessa è mantenere solo le note, quindi ad esempio eliminiamo tutti i record con lo spazio. Il venduto non ci serve perché la nostra chiave è città e prodotto in questo caso, e ecco che abbiamo ottenuto la nostra tabella che ci permetterà di mantenere le note. Adesso andiamo su origine. Ok, e andiamo a sostituire questo passaggio che avevamo creato prima. Come? Andiamo su modifica tipo, quindi questo qua lo cancelliamo perché non ci serve più. Attenzione a non fare carica in questo momento, perché altrimenti ovviamente questa tabellina qua si scassa perché perde l'informazione, e di conseguenza si scassa anche il post process, quindi dovete completare il processo prima di uscire. Quindi a questo punto cosa fate? Abbiamo eliminato la colonna note, facciamo semplicemente un merge di query, andiamo sul nostro post process, creiamo la nostra chiave, col CTRL seleziono appunto più campi, e vedete mi trova le occorrenze, ha trovato 4 memorie, premo l'ok. Adesso esplodo il nostro merge e mi prendo solo la colonna delle note. Ecco che io qui ho recuperato le note, vedete? Se io adesso faccio chiudi e carica, ok, sto caricando, perfetto. Se io adesso faccio aggiorna, ecco che per magia mi mantiene le note. Adesso qui avete visto che si è spostato perché mi ha cambiato l'ordinamento, ma qui mi sta tenendo le informazioni. Perché succede questo? È veramente originale se ci pensate, cioè ho fatto un merge, leggo comunque sempre da questa tabellina qua, ma com'è possibile che non perdo le informazioni? In realtà è molto semplice. Perché succede questo? Andiamo a vedere, adesso ve lo spiego. Allora, come funziona Power Query? Così poi mi seguite anche meglio con quello dello storico, perché la tecnica è più o meno la stessa. Allora, io ho la mia origine, quindi ho il primo passaggio che arriva da origine, appunto la formattazione, ok. Poi quando io creo il campo e vado giù, creo appunto una tabellina fittizia. Poi cosa succede? Io da questa tabellina qua mi importo le informazioni di qua. Ok, e questo serve per crearlo. Però una volta creata cosa succede? In realtà il post process, ok, ha sempre in pancia le informazioni che sono presenti nel nostro Excel, finché il nostro Excel, la tabellina presente nel nostro Excel, non riceve un aggiornamento. Quindi questo cosa significa? Se io vado su origine venduto test, lui va a fare un merge a questo punto, ok? Perché per restituire i dati all'interno dell'Excel lui deve eseguire tutti questi passaggi qua. Quindi quando lui va a fare poi sul processo finito il merge col post process, ok? In quel momento il post process ha ancora in pancia le note, e quindi quando noi andiamo a fare l'aggiornamento della nostra origine dati, che può essere anche cambiata, ok, va a fare un merge con delle informazioni che sono storate temporaneamente sul nostro Excel. Quando lui ha fatto il merge e poi ha espanso appunto il campo e va a fare carica in,
le precedenti informazioni storate spariscono, però vengono sostituite da quelle nuove che ha in pancia attraverso la cache di Power Query. Ecco che così, con questo semplicissimo trucchetto, riusciamo a mantenere le note all'interno del nostro file Excel senza dover ricorrere a tecniche particolari come l'esportazione di un CSV oppure creare un tab con delle formule che recuperano l'informazione, eccetera, eccetera. È un passaggio veramente estremamente semplice con Power Query da fare. Quindi appunto create la colonna fittizia, poi la importate e poi sostituite il passaggio della colonna fittizia con il merge del post process. Facile. Ok, adesso andiamo a vedere il passaggio con la memoria per mantenere lo storico, quindi questo qua, che otterremo con un passaggio similare a quello che abbiamo fatto adesso, però storando il dato sintetizzato delle note all'interno del nostro Excel su una tabellina di appoggio supplementare. Allora, andiamo a crearlo, quindi il solito sistema, partiamo dalla nostra origine, facciamo da tabella intervallo e abbiamo appunto la nostra origine che è qua, facciamo test 2, test con memoria. Perfetto, fatto questo andiamo qui, appunto abbiamo l'origine, modifica tipo, anche in questo caso la prima cosa da fare è creare la nostra colonna note, e qui la mettiamo appunto vuota. Ok. Fatto questa cosa qua, dobbiamo portarla su Excel, quindi home, carica in, e ipoteticamente la mettiamo su una tabellina e la mettiamo magari qua sotto qua. E diamo l'ok. Ecco che appunto io ho esportato da Power Query l'informazione. A questo punto, come abbiamo fatto nell'esercizio precedente, prendiamo questa informazione, mettiamo anche un po' di info, e le importiamo su Power Query come abbiamo fatto prima, quindi da tabella intervallo. Ecco qua, e qui abbiamo il post process 2. Ok, fatta questa cosa qua, anche in questo caso andiamo a fare l'ottimizzazione come abbiamo fatto precedentemente, quindi togliamo gli spazi vuoti e togliamo il venduto. Ok, fin qua è tutto uguale a prima. Però adesso, prima, cosa facevamo? Andavamo sulla nostra origine, toglievamo la nostra colonna personalizzata e la sostituivamo con questo merge. Adesso no, perché dobbiamo mantenere una memoria, quindi dobbiamo storare il dato da qualche parte per poter mantenere la memoria nel tempo. Quindi prendiamo il nostro post process 2 e anche lui, al posto di metterlo in sola connessione come abbiamo fatto nell'esercizio precedente, questa volta lo facciamo carica in e anche questo lo mettiamo su Excel. Una tabella nel foglio e lo mettiamo ipoteticamente qua. Perfetto, abbiamo portato fuori la nostra informazione. Ovviamente questa la potete nascondere anche su un tab nascosto o dove volete. Qui abbiamo il nostro storico sintetico. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo importare questa informazione qua di nuovo in Power Query facendo un terzo passaggio, quindi da dati, da tabella intervallo. Ecco qua, e io ho il post process che è storico. Perfetto. Adesso cosa faccio? Andiamo su origine del venduto, il nostro primo passaggio, togliamo la colonna note che abbiamo creato e andiamo a fare il merge. Però il merge stavolta lo facciamo appunto con l'ultima, quindi con il post process dello storico. Ecco qua. Mettiamo in gioco i due campi, sempre col control si selezionano più occorrenze e diamo l'ok. A questo punto esplodiamo, tiriamo fuori il nostro note e facciamo l'ok. Ok, adesso facciamo chiudi e carica e andiamo su Excel, quindi ci troviamo appunto con l'informazione primo passaggio e la nostra memoria di storico. Non basta ancora perché dobbiamo anche riprendere l'informazione dello storico nel nostro post process 2, quindi torniamo all'interno di Power Query, andiamo sul nostro post process 2 e facciamo l'ultimo passaggio per il recupero della memoria, quindi andiamo appunto da qui, ok, e facciamo un home merge, scusate, query a coda e prendiamo la nostra memoria che era appunto post process storico.
Perfetto, fatta questa cosa qua mi si creano tutti dei duplicati perché abbiamo la memoria che ci arriva su appunto da qua, da quello che ha inserito l'utente. In più se facciamo a coda anche di quello che abbiamo storicizzato, ok, lui potrebbe farmi appunto dei duplicati come sono qua. Quindi la cosa migliore da fare è fare un raggruppamento, andiamo su avanzata e mettiamo tutti i nostri campi, prodotto, note. Ok, qui lasciamo una misura a caso perché ci obbliga a metterla, vedete, non ci lascia non metterne almeno una. E premiamo ok, così noi abbiamo aggregato il tutto. E togliamo questa colonnina qua. Perfetto, fatto questa cosa qua, noi abbiamo finito. O quasi, quindi facciamo chiudi e carica e noi abbiamo appunto il nostro risultato. Adesso vediamo alcuni dettagli. Allora adesso io cancello questo, che usiamo quello standard che è scritto anche meglio per vedere cosa succede. Scusate, ormai ok, quindi torniamo su questo che è fatto bene. Praticamente, allora, cosa succede in realtà con Power Query quando noi abbiamo fatto tutta questa cosa? Allora, noi partiamo appunto dalla origine e la importiamo in questa prima query di Power Query. Qui creiamo appunto il merge col recupero memoria, perché appunto questo facciamo un carica in e lo portiamo qua, quindi il risultato dell'origine viene sputato qua, però viene mergiato con le informazioni che sono qua e ci riporta queste note qua. Ok, il post process cosa fa? Che è colui che appunto crea questa cosa, parte dal risultato finale della prima e me lo sputa qua in modo sintetico. Però abbiamo fatto un query a coda perché prima di sputarlo qua come memoria riprendiamo le informazioni che abbiamo sull'Excel come abbiamo fatto prima. Quindi il post process lui parte sì da qua, quindi si prende tutte le informazioni che sono qua e aggiunge con un query a coda, ok, le informazioni che sono già storate anche in questo caso su Excel, così lui prende tutto questo e tutto quello che c'è qua e le accoda e poi aggrega il tutto per evitare i duplicati e solo dopo risputa giù questa cosa qua. Ovviamente c'è da fare sia per il primo passaggio che per il secondo passaggio, dovete farlo in due step, importa e carica, poi tornate dentro e fate le modifiche che servono e completate i passaggi in un secondo momento, perché ovviamente non potete farlo subito. Così facendo appunto si tiene la memoria. Ipotizziamo che io voglio cancellare la memoria, perché ovviamente, anzi ancora prima di vedere come cancellare la memoria, importante l'aggiornamento, perché rispetto al passaggio precedente che appunto avevamo il post process, ok, che era in sola connessione, questa volta il post process l'abbiamo messo appunto in tabella, quindi dobbiamo gestire l'aggiornamento anche della tabellina, perché altrimenti quando inseriamo le note, se aggiorniamo sempre solo questa qui non andremo mai ad inserirla. Metto DDDD, ok, faccio aggiorna, io perdo la nota. Perché perdo la nota? Perché non ho aggiornato questa informazione. Se faccio DDDD, ok, aggiorno questa per prima, ok, e poi aggiorno anche questa, ok, vedete che rimane. Quindi non devo più gestire un aggiornamento solo, ma ne devo gestire due e con una sequenza precisa. Quindi se facciamo ad esempio AAAA, ok, facciamo aggiorna tutto, ok, vedete lui in automatico me l'ha beccato, perché comunque refrescia tutte le connessioni in automatico e lui decide come refreshare le connessioni in base ai richiami che ha. Quindi teoricamente dovrebbe sempre funzionare nel modo corretto se fate un refresh all anche col Visual Basic, oppure fate menu dati aggiorna tutti. Se per qualche motivo vi dovesse dare qualche tipo di problema perché lo storico non si mantiene, se lo perde facendo aggiorna tutti, dovete fare l'aggiornamento manuale, quindi prima quella che recupera le memorie, ok, dal nostro Excel e le accoda con quelle che avevamo già inserito, quindi aggiorniamo prima questa e solo dopo aver fatto questa aggiorniamo questa. Però ripeto, per come è costruito il nostro scenario, ok, adesso cancelliamo questa che non ci serve, così lo vediamo meglio. Per come è costruito il nostro scenario, se andiamo a vedere anche le dipendenze delle query, vedete abbiamo appunto la nostra cartella di lavoro che va su
origine venduto, risultato, vedete in realtà cartella di lavoro finisce su recupero memoria. Se guardiamo uno scenario da qui non si capisce niente con la tecnica che abbiamo fatto adesso, quindi non riuscite a capire molto bene dalle dipendenze, però da qui sappiamo che appunto prendiamo dall'origine, quindi poi lui per aggiornare questa query qua deve prima aggiornare, ok, fa il merge di questa cosa qua, però è in sola connessione e questa qui dipende da questa, quindi quando noi facciamo aggiorna tutti, lui guarda tutte le dipendenze che ha e va ad aggiornare quella che è appunto più in basso, che va a richiamare per poter completare il passaggio. Questa non si può completare se questa tabella qua che prendiamo appunto recupero memoria non è aggiornata. Questa non si può aggiornare appunto se, ok, l'origine è questa, quindi se questa non è aggiornata, quindi per Excel quando fate aggiornare tutti questa sarà la prima query che lui andrà a refreshare in automatico. Successivamente aggiornerà questa anche se è in sola connessione e poi aggiornerà questa. Ecco perché anche se fate aggiorna tutti non dovete per forza rispettare la sequenza, ma se, ripeto, se vi dà qualche tipo di problema eventualmente se lo fate anche Visual Basic col Visual Basic il refresh mettete prima questa e dopo questa, ma secondo me non avrete mai nessun tipo di problema. Vediamo come adesso ho ricreato le query per sbaglio. Vediamo se devo resettare lo storico, non si fa altro che andare sul storico che noi stiamo già gestendo qua, perché in realtà vedete noi stiamo facendo un accodamento delle informazioni con questa tecnica qua e stiamo gestendo uno storico con Excel come se fosse un database, perché noi qui in realtà stiamo veramente storando una tabella, stiamo storando delle informazioni, quindi questa tecnica qua è utile non solo per l'utilizzo delle note in modo da renderle permanenti, ma potete utilizzarla anche per andare a storicizzare i dati su Excel, che è una cosa che ben pochi sanno fare o che si rendono conto che Power Query ci permette di fare. Ovviamente bisogna sempre passare per Excel per storare le informazioni e fare il giro per Power Pivot comincia a diventare un po' complicato, però per questo tipo di attività semplice va benissimo. Per resettare il database, ok, non basta fare canc, qua facciamo proprio elimina righe, quindi tasto destro, elimina righe, aggiorniamo questa, ok, così svuota la memoria e poi aggiorniamo questa, ok, vedete? Quindi questo passaggio è da fare a mano, quindi si svuota prima la tabellina, poi si aggiorna la nostra origine, ok, e poi aggiorniamo questa, così lui perde la memoria, vedete? Adesso io aggiorno, appunto faccio un aggiorna tutti, ecco che mi riprende la memoria. Dovete per forza farlo a mano perché appunto la sequenza di aggiornamento che vi dicevo prima parte sempre prima da questa, quindi appunto svuotate, aggiornate questa e poi aggiornate questa, ok, così facendo perdete la memoria e lo fate manualmente. Potete farlo anche con uno script, selezionate l'area che dovete cancellare, quindi vi fate un bottone, vi registrate la macro che cancellate appunto il set, poi con la macro fate tasto destro aggiorna, poi tasto destro aggiorna qua e avete fatto il resto delle note in automatico. E sì, un'ultima cosa prima di lasciarvi, bisogna che fate anche un altro passaggio all'interno del modello per sicurezza, perché poi quando voi andate a cancellare le righe si generano anche i null, quindi noi quando andavamo a fare il filtro, che è una cosa che vi consiglio di fare, vedete quando fate il filtro righe, ok, io qua nell'esempio l'ho già fatto, oltre che a fare diverso da bianco, ok, gli dico anche diverso da null, quindi vado proprio qui, faccio questo, diverso da null e anche da vuoto se c'è il vuoto, così evitate appunto che poi compaiano record strani su quando andate a fare i filtri. Stessa cosa, quindi lo fate sia su questa query qua che anche sul recupero memoria, quando andate a fare il filtro righe aggiungete appunto anche il diverso da null, così appunto poi quando andrete a fare l'eliminazione manuale oppure appunto come con lo script come vi dicevo non vanno ad accodarsi i record sporchi. Ecco che appunto così facendo andate a fare delle gestioni molto particolari con Excel facendo appunto dei passaggi un po' particolari, ma in realtà come avete visto sono estremamente semplici da applicare. È un po' più il discorso di entrare sempre nella mentalità come entrare nel linguaggio AM. Bisogna un po' prenderci le mani, un po' capire bene bene come funzionano i livelli delle connessioni, come funzionano i richiami.
Ovviamente sulla descrizione del video trovate appunto il file di esempio se volete provare a smanettare a fare qualche prova di persona. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, se lo ritenete utile perché la lezione è interessante magari condividetela anche nei vostri social. Bene, con questo è tutto, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao e a presto!